Ciao a tutti, cari amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte del 2022. Sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. La previsione sarà divisa in 2 parti. Nella prima lettura vedremo quali sono i movimenti energetici di tutto il periodo, diciamo i movimenti salienti, mentre nella seconda parte andremo a vedere un attimino come si muoveranno le energie mese per mese. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2022. Wow, 2 carte, abbiamo le stelle e la forza. Amici del cancro, direi che è un bellissimo periodo. Le stelle parla di quello che è un desiderio, un qualche tipo di obiettivo, un qualche tipo di anche innalzamento a livello spirituale, a livello di ambizioni, a livello di aspettative, mentre la forza parla di quello che è la forza di volontà o anche per qualcuno il coraggio magari di perseguire i sogni di cui ci parla la stella. La forza è una carta di buona salute fisica, è una carta che indica, come vi posso dire, un'apertura del cuore. Bene, andiamo a vedere con... Ok, grazie. Abbiamo 3 oracoli. Girare in tondo, nuova vita e tra 2 mondi. E le metterei così. Allora, girare in tondo, carta numero 25. Probabilmente c'è qualcuno che ha una situazione che si ripete nella propria vita o siete in una situazione dalla quale non riuscite ad uscire. Potrebbe trattarsi anche semplicemente di un qualche tipo di pensiero che avete e che comunque, diciamo così, ha preso una certa vibrazione e non si riesce a cambiare. Non è detto che sia necessariamente una vibrazione negativa, può anche essere che vi siate prefissati un obiettivo e da lì il vostro pensiero non si sposta. Poi abbiamo tra 2 mondi e io qui è una carta numero 3. Sento che per qualcuno si tratta veramente, anche con la carta della forza, di prendere il coraggio a 2 mani e di fare quello che è una trasformazione, un cambiamento. E abbiamo anche nuova vita, carta numero 39, quindi direi che il passaggio di questi, tra questi 2 mondi porterà a quello che è una nuova vita, porterà a quello che è un nuovo cammino, una nuova espressione di sé, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Comunque diciamo che come carte di apertura sono belle carte. Andiamo a vedere con i tarocchi. Abbiamo il mondo, quindi partiamo subito con una carta di compimento. Allora, abbiamo il mondo, il 6 di coppe e un 8 di bastoni. Allora, si parte con il mondo, come vi dicevo prima, il mondo parla di cambiamenti. Quello che sento è che ci sarà un forte cambiamento, sarà un cambiamento inaspettato, ok? Però quando arriva la carta del mondo è perché il cambiamento è sicuramente per passare a una fase migliore, a una fase di maggior, scusate, di maggior abbondanza. È un arcano numero 21, quindi parla della fine di un qualche tipo di ciclo. E qui abbiamo la carta del girare in tondo.
Quindi secondo me il mondo è la carta che anticipa questi tre oracoli, ok? Parla anche di quello che è il bambino interiore, parla di quello che sono i bambini anche, e per qualcuno si potrebbe trattare di uno spostamento, di un trasferimento, di quello che è un trasloco, sento molto. Abbiamo poi la carta del 6 di coppe. Qui sento che un qualche tipo di, se vogliamo, legame, un qualche tipo di pensiero anche solo legato al passato, sento che questa carta è legata al tra due mondi. È un po' come se ci fosse questa sensazione, questo ricordo, se vogliamo, questo momento di nostalgia, questo avvenimento anche se vogliamo, ma potrebbe fortemente essere una relazione per qualcuno, quindi sento che questo tipo di relazione comunque verrà lasciata indietro, ok? La carta del mondo preannuncia proprio quello, il fatto che ci sarà la chiusura di un ciclo. Abbiamo poi l'otto di bastoni e l'otto di bastoni parla di quello che è una comunicazione, delle notizie, parla di quello che è una capacità di espressione personale, quindi sento che con questa forza che avete qui e l'otto di bastoni, molte persone riusciranno ad esprimere quello che è la loro volontà, ad esprimere sia da un punto di vista verbale sia da un punto di vista proprio pratico. Andiamo avanti, vediamo. Ok. Allora, abbiamo un cavaliere di scusate, di bastoni, un 5 di spade e un carro al contrario. Ecco, qui credo che la forza che è venuta qui vi serva proprio per fare quel passo avanti di cui ci parla il cavaliere di bastoni. Per qualcuno il cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare una persona ehm, con la quale avrete particolarmente a che fare in quest'ultima parte del 2022. Potrebbe essere un familiare, potrebbe essere il partner o la partner, o potrebbe essere anche una persona all'interno del vostro gruppo lavorativo. Ognuno poi lo applichi alla propria realtà di vita. Quello che sì sento è che avere a che fare con questa persona porta a quello che è un 5 di spade, quindi porta a quello che sono dei conflitti interiori, porta a una sorta di confusione mentale, ed è per quello che qui anche abbiamo la carta del tra due mondi, no? Perché io credo che qualcuno di voi sia già in questa fase, di cambiamento del mondo, mentre cioè una parte di voi è già, diciamo, proiettata verso il futuro, mentre una parte di voi è ancora lì che, tra virgolette, è attaccata al passato. Terminiamo poi la linea con un carro al contrario e quello che sento qui è che ci sarà una qualche tipo di decisione da prendere, il fare una scelta. Il carro mi parla proprio del dare una direzione a questo tipo di cambiamento, ma credo che nei prossimi 6 mesi sia ancora, diciamo così, un po' presto per dare proprio una direzione. Qui sta arrivando il cambio, si va verso nuovi obiettivi, si cerca la forza per effettuare questa chiusura a ciclo. Anche se sento che molte persone stanno ancora cercando di capire, difatti qui abbiamo la carta numero 25, la carta del girare in tondo, ok? State cercando di capire come effettuare il cambio. Io il carro al contrario lo abbinerei alla carta del tra due mondi, ok? Perché parla proprio, se ci fate caso, una parte grigia, una parte colorata, e qui abbiamo un cavallo bianco e un cavallo scuro, indica proprio la dualità, vado di qui o vado di là, cosa faccio? Mi ricorda anche un po' la carta degli amanti, perché resto nel passato o vado verso il futuro, anche la carta degli amanti indica scelta. Ed è una carta numero 6, questa è una carta numero 3. Ok, andiamo a vedere come terminiamo la stesa.
3 di coppe, tante carte. Allora abbiamo un 3 di coppe, la torre al contrario, 7 di spade al contrario e il cavaliere di coppe al contrario. Credo che quello che terminerà sarà un rapporto di amicizia, o comunque questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare un qualche amico, qualche collega, un amico di feste, un amico di giochi, diciamo, no? Ehm, Perché comunque abbiamo un 3 di coppe e il 3 di coppe parla sempre di quelle che sono le celebrazioni con gli amici. In questo caso, essendo al contrario ed essendo affiancato da una torre, potrebbe esserci una rottura con questa persona, perché magari non è stata proprio sincera con voi o non sarà proprio sincera con voi. C'è qualcosa qui che viene a galla con questo 7 di spade al contrario. Probabilmente si parla proprio di quello che è l'offerta di questo cavaliere di coppe che è girato al contrario, che ripeto, normalmente ehm, è associato il cavaliere di coppe a una proposta di tipo romantico, ok? E potrebbe per qualcuno risuonare come una proposta qui da un punto di vista, diciamo, un po' più passionale che non si sviluppa e non arriva ad un livello più profondo, quindi a livello, diciamo, romantico. Per qualcun altro si può trattare di quello che è una proposta, ehm, diciamo, un po' manipolata, mi verrebbe da dire, a livello emotivo. Non lo so, sento come se ci fosse qualcuno che per certi versi, che potrebbe tranquillamente essere questo cavaliere di bastoni, che cercherà un pochettino di confondervi le idee, perché comunque abbiamo qui un 7 di spade, abbiamo qui la vostra confusione mentale, quindi fate attenzione con chi parlate, con chi comunicate, ok? Perché qui avete l'8 di bastoni e l'8 di bastoni parla proprio di quello che è l'espressione del quinto chakra, della comunicazione, dell'espressione verbale, del mettere, diciamo, portare fuori quelle che sono le idee, no? Dare maggior concretezza, oltre che visualizzare le idee, si tratta di parlare. Però dovete fare attenzione, secondo me, a chi ne parlate. Cercate di capire per voi chi è questo cavaliere di bastoni e valutate un po' la persona, perché credo che potrebbe essere una persona che magari pensate ehm, essere amica, pensate magari che ci sia un certo tipo di rapporto profondo, e invece poi alla fine scoprirete che non è così. Ok? Quindi sento che qui si tratta veramente, la carta della stella parla anche, sono due carte, ambedue, che parlano di apertura mentale, e la carta della stella parla anche di quello che è la visualizzazione e la chiaroveggenza. Parla anche di quello che è l'intuito, parla anche di quelli che sono i sogni, quindi il subconscio, per cui è un po' anche come se queste due carte vi dicessero: fate attenzione ai messaggi che vi arrivano dal profondo, fate attenzione al vostro intuito. Qui fidatevi di quello che voi sentite, non tanto di quello che dice la mente, ok? Ma proprio del vostro intuito. Wow, periodo interessante, amici del cancro. Bene, andiamo a vedere come si svilupperanno le cose mese per mese. Ok, andiamo un po' a vedere. Io intanto vi ricordo che ho attivato il numero di telefono per le consulenze telefoniche, e per chi fosse interessato può trovare la mail di contatto nella descrizione di ogni video. Bene. Partiamo con un 9 di spade. Abbiamo un 4 di pentacoli, quindi luglio, agosto. Quindi luglio con questo 9 di spade
potrebbe, diciamo così, identificare questo 5 di spade, ok? Nel senso che c'è un qualche pensiero, qualche tipo di angoscia, qualche stress che comunque state lasciando indietro. Probabilmente la prima parte del 2022 ha avuto qualche tipo di pensiero, appunto di preoccupazione, che sento verso luglio inizierete a lasciare indietro. Il 4 di Pentacoli mi parla di una sorta di sicurezza piuttosto che di una sorta di attaccamento. C'è qualche cosa, può essere un bene materiale, può essere un qualche tipo di sicurezza magari nella routine, alla quale voi vi aggrapperete fondamentalmente, vi attaccherete. Magari perché vi dà sicurezza, magari perché vi fa star bene. Andremo poi dopo a vedere di che cosa si tratta con i mini tarocchi. A settembre abbiamo un 3 di spade. Qui sento che qualcuno probabilmente o scoprirà un tradimento, scoprirà una bugia. Vi ricordo che comunque qui c'era il 7 di spade, quindi c'è qualche cosa che verrà a galla, ok? E potrebbe essere una sofferenza semplicemente magari diciamo così sollecitata da questo 6 di coppe, dai ricordi, dalla nostalgia, o potrebbe essere un avvenimento nuovo suggerito da questo 7 di spade. Andiamo a vedere ottobre, che cosa ci dicono. Ok, è volata. Ottobre abbiamo un 3 di coppe che avevamo già qui, questo 3 di coppe al rovescio. Quindi ottobre in qualche modo parla di celebrazioni, parla di festeggiamenti, parla di riunioni con gli amici, di cene, di rapporti armoniosi comunque con gli amici. E terminiamo poi novembre e dicembre con un 5 di spade che ritrovate qui e un cavaliere di pentacoli. Quindi questo 5 di spade mi dice che verso la fine dell'anno ci sarà questa sorta di pensiero, questa sorta di... Anche qui avevate la carta del girare in tondo. Ci sono una serie di pensieri che, come vi posso dire, non riescono a cambiare vibrazione. Si potrebbe anche trattare di un qualche tipo di battibecco, un qualche tipo di discussione. Terminiamo comunque la stesa con un cavaliere di pentacoli. Potrebbe far riferimento a una persona che viene verso di voi o potrebbe far riferimento alla vostra attitudine nei confronti di questa situazione o comunque di questo periodo o di questa relazione. Quindi un'attitudine cauta, direi, prudente. Comunque qui avete la carta della nuova vita, quindi è un processo, diciamo così, che affronterete comunque con l'energia del Cavaliere di Pentacoli. Andiamo a vedere questo 9. Ok, allora il 9 di spade è spiegato dalla ruota fortuna al contrario e dal 10 di pentacoli. C'è qualcosa a livello di un gruppo, perché il 10 di pentacoli parla di quello che è un gruppo allargato, può essere una società, può essere fortemente una famiglia, un gruppo di amici, visto che comunque abbiamo due riferimenti. Un qualche tipo di pensiero, un qualche tipo di dubbio, di preoccupazione all'interno di questo gruppo che in questo momento non sta cambiando. Con la ruota della fortuna al contrario è come se ci fosse un qualche tipo di ciclo che si ripete. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli perché avevate anche il mondo all'inizio. 4 di pentacoli è spiegato dal diavolo e dal 6, tre carte, dal 6 di pentacoli e dall'imperatrice. Sento che qui qualcuno è afferrato, si sta afferrando a quello che è, potrebbe essere una figura femminile, una madre, una sorella, un capo, donna, comunque una persona di riferimento.
Il punto è che questa persona di riferimento dà le briciole praticamente. Vi state aggrappando a quello che questa persona, a quel poco che questa persona vi sta dando. Potrebbe anche essere un uomo con una forte energia materna, una forte energia femminile. Sento che verso agosto ci sarà un momento dove limitate la vostra espansione. È per quello che avete la carta della forza, perché in qualche modo avete bisogno di trovare la vostra forza interiore, quello che è il desiderio profondo in voi, quello che vi spinge verso nuove mete. Allora, per spiegare il 3 di spade abbiamo un cavaliere di pentacoli che era già uscito qui, un 2 di pentacoli e un 10 di coppe al contrario. Di nuovo, qui si parla di prudenza, si parla di qualcuno che probabilmente si comporta sempre nello stesso modo. Può essere anche una situazione che si ripete nella vostra vita, anche se magari cambiate i soggetti o cambiate le situazioni, le zone, diciamo, magari di lavoro o di amicizie, ci sono delle dinamiche che continuano a ripetersi. Sento molto presente la questione familiare, quindi per qualcuno potrebbero essere mi parlano di cugini, quindi potrebbe essere che per qualcuno risuoni appunto come un ambiente familiare. C'è qualcuno comunque sento che è come se non si esponesse in questo tipo di situazione, vi tiene sempre un po' lì sulle corde e il fatto della situazione ciclica che si ripete ce l'ho anche questo molto forte. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Ok, il 3 di coppe è spiegato da un 4 di spade al contrario e da un re di spade al contrario. Io credo che siate un po' stufi o comunque ci sia una sorta di volontà di uscire da questo tipo di situazione. Ah, vi faccio presente che qui è uscita l'imperatrice e qui il cavaliere di bastoni. In questo mazzo è rappresentato da una donna. Quindi potrebbe proprio essere una figura femminile quella che vi tiene bloccati. Magari non è una persona in senso concreto che vi dice no, magari sono delle credenze limitanti collegate alla madre che vi tengono schiavi, come dice il diavolo. Mm? Ok, e qui difatti sento che c'è qualcuno che ha voglia di uscire da questa situazione un po' magari stagnante, ma di nuovo abbiamo un re di spade al contrario, indica anche lui confusione mentale, girare in tondo. Quindi si tratta qui veramente di fare una lista, un piano, diciamo così, d'azione, si tratta di organizzare anche solo quelli che sono i pensieri. Andiamo a vedere il 5 di spade, abbiamo un matto al contrario e il giudizio, 2 arcani maggiori. Allora, giustamente il 5 di spade che avevate già qui e che indica questi conflitti interiori, sento che molto fa riferimento al fatto che non vi fidiate più, probabilmente di questa persona, probabilmente di questa situazione, non avete tanta fiducia che le cose si possano svolgere, come voi volete, insomma. È forte, l'esigenza di cambiare, di passare da quello che è stato a quello che sarà, a quello che voglio che sia, insomma. Abbiamo anche la carta del giudizio e qui può far riferimento, a parte il riferimento al passato che abbiamo già qui con il 6 di coppe. Quindi potrebbe essere che qualcuno ritorni dal passato. Però sento meglio che fa riferimento a quello che è un vostro risveglio di tipo spirituale. Perché? Perché qui abbiamo anche le stelle e la forza, c'è una sorta di illuminazione, c'è una sorta di comprensione, ok? Questo girare in tondo può rappresentare, diciamo, forse la prima parte, diciamo luglio, agosto e metà settembre, se vogliamo, di questo periodo. Poi sento che comunque in qualche modo, qui vedo che gli amici potrebbero anche darvi una mano ad uscire da questa confusione mentale, potrebbero magari aiutarvi
potrebbero aiutarvi a fare chiarezza mentale, ok? Anche se qui ho il 3 di coppe girato al contrario e quindi vi dicevo che potrebbe essere qualcuno di questi amici che vi aiuta insomma a far chiarezza con questa torre al contrario o questo 7 di spade al contrario su com'è la persona realmente. Quindi eh, potrebbe essere perché magari quell'amico vi sorprende dal lato brutto, nel senso che magari scoprite che vi racconta una bugia piuttosto che una mezza verità, oppure vi potrebbe sorprendere dal lato buono, diciamo così, nel senso che scambiando due parole, confrontandovi con loro, potreste capire quale sia un altro modo di vedere la vostra situazione. Quindi applicatelo alla vostra realtà. Allora, questo 5 di spade sento che parla di conflitti interiori perché comunque molte persone hanno perso la fiducia in quello che è anche un po' il divino, in quello che è un po' la legge dell'universo, la legge del karma, perché comunque tutta questa situazione, avendo sia il mondo, il 6 di coppe, avendo il 2 di pentacoli, il giudizio, per molte persone fa riferimento a una situazione o a una relazione karmica. Andiamo a vedere questo cavaliere di pentacoli. Ecco, abbiamo un'altra volta la torre, un'altra volta l'otto di bastoni. Quindi questo cavaliere di pentacoli sento che a fine anno metterete i puntini sulle i. A fine anno comunicherete quello che a voi non va più bene, prenderete consapevolezza, prenderete coscienza, inizierete a fare delle azioni di tipo concreto e inizierete a tagliare quello che non vi serve più. Per molte persone potrebbe fare riferimento al fatto che ridimensionerete quello che è il vostro ego, ci sarà un crollo di un qualche tipo di sicurezza a livello emotivo, magari o a livello mentale, ma sento che sarà dovuto più a un vostro lavoro interiore, perché qui abbiamo comunque la carta del giudizio. La carta del giudizio, vi ripeto, parla del risveglio, parla di quello che mi parlano di narcisismo, quindi può essere che qualcuno si stia risvegliando dal narcisismo. Ehm, e l'otto di bastoni comunque parla di comunicazione, di notizie, di novità. Qui potrebbe essere che arrivi qualcuno, nel caso per voi sia una persona che porta delle novità che rompono le vostre sicurezze, oppure potrebbe essere che siete voi a rompere le vostre sicurezze, a mettere in dubbio tutto quelle che sono state le certezze fino ad adesso, ok? Perché comunque tutta questa fase mentale qua ce l'abbiamo, tutta questa autoanalisi qui ce l'abbiamo, ok? Quindi sento che si tratterà veramente di iniziare l'anno prossimo, il 2023, con una nuova vita, con un nuovo modo di vedere la vostra vita. Wow, periodo intenso, ma alla fine direi di crescita. Interessante. Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, se non l'avete ancora fatto potete condividere o commentare. Sono usciti un sacco di messaggi. Abbiamo, sono ben 4. Abbondanza. Quindi questa fata vi dice che siete nella terra dell'abbondanza e che c'è abbastanza abbondanza per tutti. Guarda in un libro, quindi questa fata fa riferimento al trovare informazioni e anche per quello che riguarda il risveglio spirituale potrebbe essere interessante cercare le risposte alle vostre domande all'interno dei libri. Abbiamo il bambino interiore e qui parla proprio di quello che è riscoprire il bambino interiore, giocare, fare qualche cosa di divertente anche, ok? Vi ricordo che qui avevate il 2 di pentacoli al contrario, in realtà rappresenta la carta del giocoliere, quindi si tratta qui di prendere anche le cose un po' più alla leggera, con filosofia. E poi abbiamo musica ed è un po' lo stesso messaggio dei libri, cioè nel momento in cui tu hai qualche domanda e cerchi delle risposte, puoi guardare in un libro o ascoltare attentamente i messaggi che la musica che ascolti ti vuole comunicare.
Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!